Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Oggi è venerdì e è uscito in ritardo anche questa settimana. Doveva uscire mercoledì ed è uscito venerdì, quindi mi scuso con voi per non aver potuto ovviamente fare il filmato prima. Eccomi qua subito con la nuova uscita di questa splendida armatura Iron Man numero 83. Andiamo subito ad aprirla e intanto colgo l'occasione sempre per ringraziarvi per i nuovi iscritti, per quelli che sono già iscritti e mi seguono e ovviamente anche i nuovi iscritti, per le visualizzazioni. Grazie ragazzi, di cuore, veramente grazie. Mi raccomando, non dimenticatevi dopo questo filmato che ci sarà ci sarà da ridere, perché Michele ha colpito ancora. Ebbene sì ragazzi, potevo solo montare le due viti io e finirlo così? No ragazzi, ok? Quindi mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Allora, guardate ragazzi, una cosa che vi consiglio adesso, se seguirete il montaggio al di là di quello che chiaramente è illustrato appunto nelle istruzioni, ma se seguirete quelle che sono le mie tra virgolette modifiche funzionali, non da malato di mente, il prodotto finito sarà poi alla fine questo. Poi guarderemo bene, vedete la letta che è piegata. Ecco qua, si muove tutto perfettamente bene, guardate, la letta si muove bene, vedete? Ok, chiudiamo qui e vedete che la letta scompare. Ok? Questa è una cosa, è una uscita numero 83 che ho già montato, perché chi mi segue sa che io sto facendo 3 Iron Man. O sono matto del tutto o niente. Ok ragazzi? Ok, allora andiamo subito ad aprire sempre il numero 83, così vi faccio vedere cosa vi consiglio di fare. Ragazzi, non siete obbligati a farlo, attenzione, non siete obbligati a farlo. Se non siete un po' capaci, certe modifiche che io vi consiglio, se voi alla fine le ritenete opportune per dare una fluidità di più ai movimenti o una stabilità all'armatura, le fate. Se no ragazzi, altrimenti il modello è bellissimo così com'è, però io sono Michele e il mio modello lo monto come piace a me. Ok ragazzi? Allora mi raccomando, se decidete di seguire questo video, guardatelo fino alla fine. Non dico fino alla fine perché nell'ultima parte farò vedere l'interno del fascicolo come mi è stato consigliato da Enrico, se non sbaglio. Quindi ecco, l'ultima parte la farò vedere per quelli che magari non hanno fatto la collezione e desiderano poter leggerne i contenuti. Però per quanto riguarda questo video, che non so quanto durerà ragazzi, perché non faccio, come sapete, il semplice montaggio e basta, seguitelo tutto, così evitate di farmi delle domande che poi alla fine le risposte sono tutte contenute nel video. Ok ragazzi? Andiamo avanti. Allora, io mi sono munito di una pinza, non importa se a becchi, non a becchi, quindi se è diritta piuttosto che piegata, non è indispensabile, se l'avete vi troverete meglio, senza pinza si fa lo stesso, servirà poi per piegare successivamente la letta e dare il 90 gradi qua, ma lo vedremo dopo. Una lima invece ve la consiglio, ovviamente per metallo, e prendete una vite IP per plastica, IP, che non trovate in questo numero, però mettetela da parte, ok ragazzi? Allora, andiamo ad aprire il fascicolo. Eccoci qua. Troviamo un pezzo di metallo, una serie di viti SP, 3, ce ne bastano 2, sapete che una è sempre in più, P plastica, quindi queste viti vanno esclusivamente avvitate nella plastica,
Lo ripeto per quello, ragazzi, che hanno meno dimestichezza col modellismo, ok? Lo so che per voi esperti direte: Michele, ma ogni volta dici sempre la stessa cosa. Ragazzi, spero sempre che mi vedano persone nuove, quindi sì, lo dirò probabilmente. E il colore azzurro, contrariamente al nero che sono le viti da evitare nel metallo, è per la plastica. Detto questo, andiamo subito a vedere plastica, come abbiamo detto, plastica. Ecco ragazzi, per non mandarmi nel panico, sappiate che in tutti e tre i pezzi qui c'è una dove è stato tagliato, aspettate che metto a fuoco l'immagine, ecco vedete, è brutto sto segno, però abbiate pazienza, non è proprio a vista, lo troverete anche sui vostri, forse anche un po' peggio, perché per esempio guardate qua, su questo già montato, guardate cos'è, è ancora peggio, vedete? Guardate, però non ci si può fare niente perché è l'attaccatura della plastica quando viene staccata dal pezzo che è stato creato con l'iniezione, e quindi vedete, solo che potevano farla meglio come finitura, ma purtroppo vedete questa è finita bene e questa no, guardate in che stato qua, però è nascosta, vedremo cosa fare poi ragazzi, se non sapete che c'è la sostituzione gratuita del pezzo per quelli abbonati. Anche per quelli non abbonati, però l'edicolante vi potrebbe fare delle storie, ok? Allora, guardate subito una cosa, vedete che è diritta questa? Questa che io ho montato, come potete vedere, non lo è. Quindi ecco, è qui che dico ragazzi, non siete obbligati, io chiaramente l'ho montata così. Andiamo subito al montaggio, poi vedremo dopo la differenza. Allora, abbiamo la piastra posteriore della spalla destra, che è questa qui, ok? Poi abbiamo il flap superiore destro, che è questo, abbiamo il flap inferiore destro, ovviamente questo, e poi abbiamo il pezzo in acciaio forato, che è la piastra di arresto inferiore destra. Allora, la prima cosa da fare, guardate bene, anche se è spiegato tutto bene in figura, comunque voi orientate sempre il pezzo come vi dice il fascicolo, così non rischiate di sbagliare, quindi non così ovviamente, ma così. Qua sopra abbiamo dei segni, aspettate che mi avvicino, vediamo se riesco a farveli vedere, delle incisioni, fotoincisioni, una qua, si vede male, eccole, una qui e una qui. Allora, se non avete la pinza, prendete il pollice e l'indice, lo tenete fermo così e piegate in su questo. Diversamente, se avete la pinza, fate questo. Ah, scusatemi. Mi raccomando, le alette si possono piegare o in giù o in su. Voi dovete piegarle nella parte superiore, quindi verso me, dove avete il segno. Non vi sbagliate perché diversamente le dovreste... Un attimo che ce la faccio. Ok. Diversamente se lo piegate da quest'altra parte qui, poi dovrete ripiegarlo dall'altra e lo spezzate perché è acciaio. Quindi ecco, dove c'è il segno, guardate bene, abbiamo il segno verso di me, così non vi potete sbagliare. Mettiamo questo così. I filmati sono lunghi perché vi spiego tutto. Sono fatto così. Ecco qua, guardate. Vedete? Vedete come è piegato? Da questa parte abbiamo il segno, qua sopra. Facciamo la stessa identica cosa dall'altra parte. Dobbiamo creare un angolo di 90 gradi. Ecco qui. Poi lo sistemiamo in questa maniera, lo guardiamo e vediamo come è fatto. Allora, seguitemi bene. Questo, come adesso vado a specificare, ve l'ho già detto all'inizio. Se io monto, anzi guardate, facciamo così, ve lo faccio più lungo il filmato, ma abbiate pazienza, vi devo spiegare il perché. Allora, prima cosa da fare, questo l'abbiamo fatto, la prima cosa da fare, io con la lima vado a consumare questa parte qui. Appena, non consumare del tutto, levo la sbavatura che avete qua. Avete una sbavatura qui e una sbavatura qui, la sentite con le unghie. La vado a togliere perché questo andrà poi a battere contro la plastica e vi impedirà, oltre anche al resto che vi farò vedere dopo, vi impedirà questo movimento. Guardate gli altri tutorial ragazzi, questo praticamente fanno fatica a muoverlo, perché ovviamente ci sono degli accorgimenti da
tenere presente. Adesso io ve lo monto come ci dicono le istruzioni e poi vediamo come funziona. Ok ragazzi? Allora prendiamo la vite SP, apertura pollice indice facilitata, sfregamento, prendiamo la vite SP e ne prendiamo un'altra. Poi andiamo a prendere questo pezzo, ok? E lo andiamo ad aiutare creando il filetto con la vite SP. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 giri, ci fermiamo. Facciamo la stessa cosa con l'altra vite di qua, perché una vite andrà avvitata da una parte e un'altra vite andrà avvitata dall'altra, quindi deve seguire il suo filetto. 1, 2, 3, 4, 5 e ci fermiamo. Perfetto. E poi continuiamo. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Questo lavoro vi faciliterà la vita. Provate senza e vedete che lo montate lo stesso, però tribulate. Andiamo a svitarle. 1 e 2. Perfetto. A questo punto ci dice di prendere questo, come in figura, guardatelo qua, e di mettere questo così. Ah, scusatemi. Fa subito vedere questo. Allora, è perché io non le guardo quasi mai le istruzioni. E poi faccio i pasticci. Allora, vedete, questo lo mettiamo così, lo inseriamo così, guardate. Non vi potete sbagliare. Ok? Perfetto. Guardate chiaramente che il foro sia passante, se no altrimenti fate più fatica dopo a centrare la vite. Una volta fatto questo lo giriamo, come fa vedere qui, e facciamo questo lavoro qui. Ok, vedete? Prendiamo la vite SP e facciamo questo lavoro. Giriamo la pagina. Guardiamo la figura qui. Il pezzo è questo. Prendiamo il pezzo e lo mettiamo così. Prima di metterlo però facilitatevi il lavoro. Prendete la vite SP e la inserite qua, sia da una parte che dall'altra, prima una e poi l'altra. La fate arrivare a filo, ok? Ragazzi, molte volte le polemiche, Michele, però costa alla fine 1.200, 1.300, dovrebbe funzionare. Avete ragione, però se a un certo punto ci accorgiamo che qualcosa non funziona e comunque il modello lo stiamo acquistando, che dobbiamo fare, ragazzi? Se riusciamo lo miglioriamo. Ok, guardate qui, io adesso vi dico come lo monto io. In questo caso basta fare questo lavoro qui, guardate bene, vedete? Il pezzo va messo così, anche perché non potete sbagliarvi perché segue la curva qui, lo vedete? Ok, e ci dice di prendere questo e metterlo così. Quindi o fate questo lavoro come la figura, oppure fate come faccio io. Potete fare in tutti e due i modi, tanto si tratta soltanto poi di attaccare le viti, non è che... Fate uscire appena un po' la vite, così, vedete come lo tengo? Con questo verso me, e vado a mettere questo così inserito, guardate. Non è facile perché devo inquadrare e devo guardare cosa sto facendo. Ecco qua, vedete? Poi prendo questo, lo giro così. Poi ragazzi, questo pezzo montatelo come meglio credete voi, Io vi do qualche consiglio, poi fate quello che ritenete più giusto. È ovvio che se non entra andate a svitare appena le viti finché lui si inserisce. Grazie anche per voi tanti che mi commentate sui video, ragazzi, e mi fa piacere perché vuol dire che mi seguite e siete presenti. Ecco qua, vedete? A questo punto avvito e vi faccio vedere una cosa. Avvitiamo 1 e 2. Accertatevi che avete centrato,
che avete centrato tutto, perché se non lo centrate e avvitate, spezzate questa aletta qui perché si allarga, quindi attenzione. Andiamo dentro. Ok. A questo punto avremo finito il pezzo. Questa la mandate in battuta perché deve superare questa linea di plastica, perché questo poi andrà a filo, vi farò vedere dopo, e se no altrimenti batte e vi rovinate il metallo dell'armatura posteriore. Non lo stringete forte, perché più forte lo stringete meno riuscite a alzare poi questo pezzo. Allora, andiamo a vedere adesso come funziona. Guardate il pezzo che abbiamo montato. A questo punto abbiamo finito. Alziamo la prima letta, vediamo come funziona. Funziona bene. Alziamo questo, funziona bene. Guardate qua. Guardate cosa succede qua. Vedete se riuscite a farlo funzionare voi. Guardate invece questo. Ecco dove voglio arrivare. Sono nei piccoli interventi. Innanzitutto fate caso a una cosa. Guardate questo metallo come finisce. Guardate. Qui siamo in battuta col metallo sulla plastica e qui abbiamo questo spazio. Ma qui abbiamo la curva. Abbiamo una curva qui. La qualità dell'immagine fa veramente schifo. Non capisco il perché mi va fuori fuoco l'immagine. Ragazzi, prendete il nocciolo, ok? Guardate, vedete comunque? Guardate quello che ho montato prima. È perfettamente aderente, vedete? Segue la curva perché l'ho piegato. Guardate come si muove questo pezzo. Guardate questo. Provate a muovere il vostro. Guarda, si piega il ferro, ma non si piega, non si muove. Perché, ragazzi? Adesso ve lo smonto e vi farò vedere il perché. Perché battono, la lamiera batte, la lamiera questa batte qua, solo da questo lato. Allora io, che Michele è fuori di testa, smonta di nuovo e fa questo lavoro qui. Ricordatevi il pezzo che va piegato da qui a qui. In fondo qui non serve, vedete? Abbiamo un segmento di plastica, 2 segmenti di plastica, 3 segmenti di plastica. Voi fate la piegatura 1, 2 e un pochettino qua, vi faccio vedere come. Se lo volete fare, ragazzi, altrimenti lo tenete così com'è e va benissimo, il modello è vostro. Ripeto le stesse cose, ma ci tengo a dirvelo, perché se vi fate del danno, ragazzi, non lo fate se non siete capaci, ok? Non tutti poi devono per forza farlo, anzi nessuno, chi lo vuol fare lo fa. Allora abbiamo detto qui no, qui sì, dobbiamo tirare su queste alette, guardate qua. Non so se si vede, vedete? Ok, andiamo a rimettere tutto. Vediamo anche così se riusciamo, così vi faccio vedere a voi che magari lo volete mettere così, riuscite lo stesso. Se non basta lo piegherò ancora un po', ma secondo me basta. Andiamo a inserire questa. Ok, andiamo. Una. Dov'è l'altra vita? Eccola qua. Ragazzi, possono essere corti i miei video, e dai, su, come faccio? Poi c'è a chi non piace quello che faccio, mi dispiace tanto perché non posso piacere a tutti, l'ho già detto, sarebbe bello, ma... Però, ecco, io lo faccio per migliorare queste cose, non è indispensabile, ma se il modello mi funziona meglio, io lo preferisco. Ok. Avvitiamo e controlliamo. Se non basta, bisogna fare la stessa cosa, ok? Guardate, guardate già adesso, vedete? Vedete che non flette più questo metallo, guardate, vedete che si muove? Perché, guardate qui,
Se fate caso, dove io ho alzato ancora un po' di plastica rossa è stata mangiata, ma poca roba, non serve più piegarlo, la guardate, la vedete? Perché io ho alzato questo lembo qua, metallico, che si puntava contro qui e non permetteva a questo di muoversi. Guardate adesso, è perfetto. Adesso guardate, è perfetto. Si muove, ok? Perfetto. A questo punto, però, guardate uno e guardate due. Guardate il metallo qui. Avete ragione, è fuori fuoco l'immagine, ma che vi devo dire? Poi mi dicono che Michele parla troppo. E cosa faccio, ragazzi? Vi faccio vedere il montaggio, non vi spiego niente. Guardate che bellezza il destro, guardate com'è brutto il sinistro. È lo stesso pezzo, eh? Allora, guardate adesso un'altra cosa. Un attimo. Ecco perché la vite IP. Prendete la vite IP, che vi avevo detto all'inizio, è quella che poi in seguito servirà per bloccare questo sul guscio metallico. Andate a crearvi il filetto, perfetto, non serve arrivare fino in fondo, e andate a provare come si comporta sulla vostra armatura. Quindi prendete questo va messo qua, vedete? Questo va messo qua. Quindi lo inserite, prendete la vite IP, che poi chiaramente smonterete dopo, ma almeno sapete come si comporta e come si presenta. Ecco qua, guardate, eh? Questo è quello che ho modificato all'inizio. Guardate, alzo sul primo alettone con facilità, alzo sul secondo e si alza anche la lamella. Guardate la lamella adesso, la particolarità che nessuno vi fa vedere perché nessuno ha fatto. Ecco perché vi dovete iscrivere al mio canale, anche agli altri, ragazzi, sono tutti bravi, ci mancherebbe, ci sono vecchi canali che sono con molto più iscritti di me, che io guardo e guardavo già prima, quindi ragazzi ci mancherebbe. Però Michele fa anche queste cose qui, guardate la lamella cosa fa quando l'abbasso. Notate che ha la stessa inclinatura, anzi la stessa piegatura della corazza, come deve essere. Io chiudo questo e chiudo questo, guardate. Adesso montiamo l'altro che invece ho soltanto modificato la piegatura della letta, l'avete vista qua dietro, ma non quella che adesso andremo a fare. Quindi svitiamo la vite IP. Ragazzi, iscrivetevi! Andiamo a creare il filetto anche al nuovo pezzo, quello che ancora non è stato modificato. Vi aiuta a fare questo. Non mettete olio, non mettete olio nelle plastiche, guai. Guardate adesso la differenza. Spero che vi ricordiate quella di prima, ma avete il filmato, tornate indietro e guardatelo tutto, a parte l'ultima parte che per carità, se non volete non la guardate, perché farò vedere all'interno del fascicolo, ma questi guardateli perché vi servono. Anche Michele riesce a fare dei filmati da 8 minuti se vuole, ve lo garantisco, ragazzi. Non vi spiego niente, vi faccio solo vedere come si monta. Ok? Ecco qua, guardate adesso la differenza. Poi vi può piacere, il modello è bello lo stesso, però io non lo voglio così. Guardate la letta. Vedete? Per poterla fare stare giù, cosa dovete fare? Avvitare tutto questo. E fa anche fatica, guardate. Quando fate questo lavoro, lei adesso va su perché io l'ho lavorata, vedete che sale? Ma questa va piegata. E come la pieghiamo, ragazzi? La pieghiamo così, guardate, è molto molto semplice. Lanciamo una nuova moda, canale Michele Armonica. Porta 2 o 3 iscritti insieme alla tua iscrizione. Allora ragazzi, guardate. Vi faccio vedere il prima e il dopo, ok? Guardate bene. Vedete? Io prendo,
apro questo così, non troppo perché non serve, e vado a piegare, guardate, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, vedete? Controllo e guardo, perché questa è la matrice, quella che mi dice è giusto o è sbagliato, vedete? Adesso l'inclinazione potrebbe anche essere giusta, ma qui vedete che è sbagliato. Allora cosa faccio? Invece di piegarla così, scusatemi, sono uscito dall'inquadratura, mi ripeto. Allora, immagine a fuoco. Allora, vedete, se io faccio adesso così, la curvatura va anche bene, ma vedete che c'è tanto spazio qui, guardate. Ci passa un dito, mentre invece qua è a filo. Cosa devo fare? Invece di lavorare sulla piegatura del metallo centrale, faccio questo lavoro qui. Lo piego così, in su, guardate. Un po' alla volta e controllo. Ancora un po' e controllo. Vedete? Vedete che sta arrivando? Ancora un po'. Non abbiate fretta, non dovete farci fare spigolature. Andiamo a vedere. Ecco, guardate. Guardate. Andiamo a posizionarlo qua sopra e vediamo come si comporta. Vedete, lo tenete fermo e avvicinate questa letta, vedete? La possiamo piegare ancora, guardate. Molto meglio, ma la possiamo piegare ancora. Deve prendere la curva di questo. Noi la pieghiamo ancora. Un po' alla volta, vedete? Guai se fate fare le piegature di colpo all'acciaio, è bruttissimo. Un po' alla volta, non abbiate fretta. Se sbagliate potete anche tornare indietro. Guardate adesso, è perfetto, vedete? Guardate. Guardate. Ok ragazzi, ecco cosa volevo dirvi. Questo. E guardate cosa succede adesso quando io piego. Non torna indietro. Quindi andiamo a mettere la vite IP, che poi andremo a smontare chiaramente dopo, perché questo pezzo l'ho montato solo per farvi vedere a voi. Ecco qua. Guardate. Guardate adesso. Andiamo a allentare anche un po' le viti. Vi faccio vedere che tiene. Allento un po' questa. Allento un po' questa e guardate, guardate bene. 1, 2, 3, guardate. Fatemi alzare un po' qua. Vedete? Quando però io vado a chiudere, vedete che sta giù? Vedete? Comunque ragazzi, provate voi a vedere se vi piace. Se volete montarlo come vi dicono loro, il modello è bello lo stesso. Diversamente, la modifica che dovete fare ve l'ho fatta vedere. Ok? Mi raccomando ragazzi, il pollice in su mi serve relativamente, ma se mi mettete preferisco un non mi piace e un'iscrizione che un pollice in su e non vi iscrivete. Ok? Guardate la mia playlist ragazzi, perché ci sono ancora poche cose, ma ne arriveranno tante. Arriverà anche il Mazinga Z e ci sono altre cose. Andate a vederle. E ricordatevi che è tutto sottotitolato in 26 lingue. Adesso mettiamo via questo. Michele vi saluta, almeno saluta quelli che mi abbandoneranno. Cattivi, che mi abbandonano qua e non andranno avanti. Perché? Perché ovviamente ragazzi avete già voi la rivista, il fascicolo, quindi non vi serve. Va bene ragazzi, mi raccomando, non dimenticate, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale, perché mi aiutate tantissimo. Condividete i miei video se li ritenete interessanti sui gruppi dedicati, fatemi pubblicità ragazzi. A voi non costa nulla e a me date tanto. Grazie ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso facciamo vedere l'interno del fascicolo. Abbiamo la prima pagina dei servizi, come sempre, numeri utili. Questo perché do la possibilità alle persone che ovviamente non hanno fatto per una ragione o per l'altra questa collezione, ma che amano la figura di Iron Man e il personaggio, di poter leggerne anche i contenuti, perché sono dei mini libro e sono ricchi di tante informazioni, oltre che delle immagini bellissime.
questo lo scorriamo veloce, che è quello che abbiamo visto prima, il contenuto del fascicolo 83, le fasi del montaggio e la collocazione in 3D su quest'altra pagina, di dove appunto andremo poi a montare il nostro pezzo. Scusatemi per le immagini che si muovono tanto, ma se non tengo il cellulare con le mani non riesco a inquadrare assolutamente le righe per potervi fare leggere. Abbiamo quasi finito. Così Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, ragazzi. Spero che io vi sia potuto essere stato d'aiuto, si può dire. E come vi ho già detto, io sono contentissimo di aver fatto queste 3 armature perché ho un progetto in testa. Successivamente farò anche delle vetrine, come ho già anticipato in qualche video. Le vetrine però devono essere come dico io, e ancora non sono riuscito a trovare un'azienda che mi aiuti a creare ancora quello che voglio a un prezzo, insomma, non stratosferico, sicuramente non troppo contenuto per come la vorrei, ma qualora non ci riuscissi, ragazzi, niente, non lo faccio. Per avere qualcosa di mediocre non lo faccio. Ragazzi, abbiamo finito. Saluto anche a voi se avete deciso di seguire il filmato per aiutarmi anche con le visualizzazioni fino alla fine, e grazie di tutto, ragazzi. Michele vi dà un abbraccio a tutti, a voi, e come ho detto anche prima agli altri, a tutti i vostri cari più cari. Grazie veramente, sono quasi arrivato a 700 iscritti, sono fermo da qualche giorno, ma voi mi aiuterete a salire, e grazie veramente di tutto cuore. Io cerco di dare qualcosa di, non è né pane né acqua, qualcosa che possa aiutarvi se decidete di fare una collezione o vedere qualcosa che magari non avete fatto o potreste decidere di fare. Però insomma siete voi che, anche se io cerco di impegnarmi come sono anche così nella vita, siete voi che fate crescere il canale. Senza di voi sinceramente avrei già smesso, ragazzi. Cioè, se non avessi avuto qualche iscritto in un anno avrei già chiuso, perché non avrebbe avuto senso. L'impegno è veramente tanto, e soltanto chi fa i video su YouTube lo sa, soprattutto se poi vai anche a correggere ogni video e lo vuoi tradurre in 26 lingue per permettere a tutti di conoscere, qualora lo volessero, anche i contenuti verbali, non solo le immagini. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, grazie veramente di tutto. Ciao!